Perfect. Perfect. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostro come ho realizzato la maxi borsa Dacia. Guardate che spettacolo di borsa, è davvero meravigliosa, io la adoro, mi piace troppo e non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate voi, quindi come sempre vi aspetto giù nei commenti. Punti di forza di questa borsa sono certamente la struttura, il punto di lavorazione scelto che garantisce una texture a dir poco fantastica e gli accessori utilizzati. Se volete realizzare anche voi la maxi borsa Dacia vi occorrerà una rocca di cordoncino Inda di Borgo dei Pazzi Firenze, un fondo rettangolare 32x10, 4 agganci nella variante oro per la tracolla, infatti una coppia di manici che vengono realizzati direttamente dall'azienda stessa, una chiusura molto particolare, infatti proprio questo accessorio è uno dei punti di forza della borsa stessa. Questa chiusura a serratura, definiamola così, che scelsi proprio io circa un annetto fa a Firenze. Infine ci occorreranno due finali, due boccioli con catenina, un moschettone a ventaglio appunto per inserire i due finali e del cordoncino Lurex multicolor che dà un tocco di colore in più e anche direi un tocco di lucentezza in più. Uncinetti di lavorazione 3,5 per lavorare i fori del fondo, uncinetto 4 invece per il corpo della borsa. Non occorre altro, come sempre vi lascio i link che vi riportano al kit o al materiale sotto a questo video nel box info. Sempre lì vi lascio il codice sconto che vi dà accesso ad uno sconto del 30% fino a domenica. Questo era tutto, spero che la maxi borsa vi piaccia, come sempre vi aspetto giù nei commenti, scatenatevi. A questo punto vi riporto al tutorial di oggi, mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti i prossimi contenuti e seguimi anche sui miei social. A questo punto, sigla! Chiaramente partirò dal fondo, faccio un cappio uncinetto al momento 3,5, vado a lavorare in un foro qualsiasi il primo punto basso e nello stesso foro ne aggiungo un secondo. Lavorerò in ciascun foro 2 punti bassi, mentre negli angoli 3, come al solito. Foro dell'angolo 3 punti bassi, 1, 2 e 3. Poi riprendo la sequenza dei 2 e continuo così per tutto il giro. Ultimo foro, 123, 124 punti. Intanto chiudo in costa dietro con un punto bassissimo e inizio il primissimo giro a punto basso in costa dietro. Ho 124 punti, credo che farò 4 diminuzioni per avere un totale di 120 punti multiplo di 5. Credo che farò le diminuzioni sui lati più lunghi, quindi ne farò 2 qui e 2 qui. Intanto vado a lavorare i primi. 7, 8, 9, 37, 38. Nei prossimi 2 faccio una diminuzione, quindi entro nella prima asola e prendo il cordoncino. Lo stesso nel secondo punto, chiudo tutto. Prima diminuzione, quindi vado a lavorare un po' di punti bassi, sempre sullo stesso lato vado a fare un'altra diminuzione. 52, facciamo un'altra diminuzione qui, quindi 53 e continuo 54, 55 e così via.
Continuiamo, poi farò sicuramente un'altra diminuzione qui e una qui prima di chiudere il giro. 119, 120. Perfetto, adesso iniziamo con il nostro punto di lavorazione. Chiudiamo punto bassissimo. Faccio una catenella, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, casomai fate le 3 catenelle. Poi nei prossimi 4 punti lavoro sempre un punto alto per un totale di 5. Faccio 10 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, che vado a chiudere proprio alla base. Con punto bassissimo. Una volta fatto questo, riprendiamo il filo, andiamo nel punto successivo e lavoriamo il primo punto di 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ripetiamo le 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le chiudiamo alla base esattamente in questo modo. Punto bassissimo. Riprendiamo il filo e dal punto successivo ripetiamo 1, 2, 3, 4, 5 e di nuovo 10 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le andiamo a chiudere alla base. Prendo il cordoncino, faccio passare tutto, chiudo e ricomincio con i 5 punti alti, 10 catenelle e così via fino a terminare tutto il giro. Ovviamente concludo il giro con gli ultimi 5 punti alti, 2, 3, 4 e 5, ma prima di chiudere il giro dobbiamo fare le ultime 10 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vado a chiudermi alla base. E voilà, e poi posso andarmi a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto. Catenella e siamo pronti per il secondo giro. Intanto questo sarà il risultato che dobbiamo ottenere. Andiamo avanti perché dobbiamo andare a lavorare un punto basso in ciascun punto. Infatti alterneremo per tutto il corpo della borsa il giro a punto alto con le catenelle più il giro a punto basso che stiamo facendo insieme. Quindi mi lavoro un punto in ciascun punto. 4, quinto, quindi lo stesso punto da cui sono partite le 10 catenelle, poi spostiamo le catenelle in avanti e andiamo a lavorare il punto basso esattamente nel punto alto successivo. Esattamente in questo modo. Ok, quindi questo sarà poi il risultato. E continuiamo. Un punto basso nei prossimi punti. Quarto punto,
quinto punto da cui sono partite le catenelle, sposto in avanti le catenelle e vado esattamente nel punto alto successivo. Molto molto semplice. 2, 3, 4, 5, sposto le catenelle in avanti e vado nel punto alto successivo e quindi faccio un punto basso e voilà. Quindi continuiamo così per tutto il giro. Quando arriviamo al termine ovviamente faremo l'ultimo punto basso nell'ultimo punto, spostiamo la catenella in avanti e andiamo a chiuderci con un punto bassissimo nel primo punto basso. Da lì sostituiamo il punto alto dai 2 punti bassi oppure fate le 3 catenelle e andate a ripetere proprio come farò io il primissimo giro a punto alto con le 10 catenelle. Quindi in sostanza per alzare il corpo della nostra borsa dobbiamo ripetere esattamente questi primi 2 giri fatti insieme. Bene amiche ed amici, eccoci qui, ho terminato parzialmente il corpo della borsa o quantomeno ho raggiunto l'altezza desiderata. In totale ho fatto 18 giri alternando le 2 righe. Vi avevo lasciato alle prime 2, poi ho continuato per altri 16 giri e questo sarà il risultato. Sono arrivata a 19 centimetri di altezza. Adesso continuiamo il nostro lavoro, per cui dopo aver chiuso il giro, ho fatto la catenella, vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi. È chiaro che nel giro precedente ho il giro a punto basso, per cui durante questo giro continuerò a lavorare un punto alto in ciascun punto sottostante per un totale sempre di 120 punti. Come notate, in questo giro non vado a realizzare le 10 catenelle. Penultimo punto alto, ultimo punto alto. Intanto andiamo a chiudere il giro con un punto bassissimo nel primo punto. Stoppiamo un attimo la lavorazione e ci occupiamo di tutte le catenelle. Ne ho 9 per fila. Mi aiuto con un uncinetto più grande, il numero 8. Andiamo a creare queste trecce, quindi mi inserisco nel primo anello fatto da 10 catenelle. Prendo il secondo anello e lo porto all'interno del primo. Faccio la stessa operazione per tutti gli altri che mi rimangono, quindi prendo l'anello successivo, il terzo, e chiudo. Anello successivo e chiudo. Anello successivo e chiudo. E così via. Semplicissimo. Andiamo ad intrecciare così le nostre catenelle. E voilà, vi faccio vedere meglio ovviamente, spettacolare. Quindi ripetiamo, mi inserisco nel primo anello e nel secondo, porto il secondo dentro il primo, il terzo dentro il secondo, il quarto dentro il terzo, il quinto dentro il quarto e così via. Praticamente è davvero semplicissimo, anzi la trovo un'operazione super rilassante. Ovviamente noterete che le trecce saranno in diagonale, è del tutto normale, non c'è alcun errore, abbiamo fatto una lavorazione in tondo, in giri, e quindi è normale. Quindi a questo punto direi di continuare così su tutte le trecce o comunque anelli che abbiamo sul corpo della maxi borsa. Bene, una volta fatto questo, a parte che il risultato è davvero spettacolare, bellissimo, possiamo continuare con il nostro lavoro. Volendo potreste modificare il progetto che sto facendo io, lo personalizzate, potete andare avanti anche per altri 5-8 cm, quindi alzate il corpo della borsa sempre con lo stesso punto di lavorazione. Potreste ottenere un modello simil coffa, quindi io ve lo suggerisco, poi ovviamente fate voi in base ai vostri gusti. Intanto procediamo lavorando un punto basso nei primi 4 punti, 2, 3,
4. Quando arriviamo al quinto punto possiamo bloccare già la nostra treccia, quindi entro nell'anello, entro proprio nel punto alto e chiudo. Poi passo ovviamente al punto successivo e ripeto 1, 2, 3, 4. Al quinto punto entro nell'anello e nel quinto punto e chiudo. E quindi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, prendo l'anello, entro e chiudo. 3, 4, fine giro, quindi andiamo a bloccare l'ultimo anello con il quinto punto. Fatto questo, non chiudo punto bassissimo perché lavorerò i giri successivi a punto basso, non voglio una maglia antiestetica, per cui vado a chiudere a punto basso. Questo punto, che è il primo, lo segno con il marker. Intanto vado a lavorare i primi 15 punti. Questo è il primo. 2, 3, 4, 5, 14, 15. Il quindicesimo ovviamente coincide con il punto che ha bloccato l'anello. Ora andiamo a fare 5 diminuzioni. Entro nel primo, nel secondo, 3 asole e chiudo. 1, 2, 3, stringiamo per bene, 4, quinta diminuzione. Non avremo più sulla zona che coincide con il lato più corto della borsa 10 punti, ma ne abbiamo 5. Continuo a lavorare un punto basso in ciascun punto, 2, 3, cinquantesimo punto che coincide sempre col punto che ha bloccato l'anello, e da qui in poi ripetiamo le 5 diminuzioni. 1, 2, 3, 4 e 5. Una volta fatto questo possiamo procedere lavorando un punto basso in ciascun punto. Adesso non avremo più 120 punti, avendo eliminato 5 punti a destra e 5 a sinistra, il totale sarà 110 punti. Continuo fino a terminare il giro. Penultimo punto, ultimo punto basso, marca punti. Iniziamo il secondo giro. Lavoro un punto, rimetto il marker. Durante questo secondo giro andremo a lavorare un punto in ciascun punto per un totale di 110 punti. 109, 110, tolgo il marker ed inizio il terzo giro. 1, lavoriamo i prossimi 14 per un totale di 15. 3, 4 e 15. Andiamo a ripetere nuovamente 5 diminuzioni. Entro nel primo, nel secondo e chiudo. 1, 2, 3, 4, 5. Continuo lavorando proprio come ho fatto poco fa, un punto basso in ciascun punto finché non mi riporto all'altra estremità dove ripeterò le diminuzioni. 44, 45. Anche qui andiamo a fare 5 diminuzioni. 1 e 2 e chiudo. 1, 2 e chiudo. 1, 2, chiudo, 1, 2, chiudo,
ultima diminuzione e chiudo tutto. Come notate non dilato i punti, stringo per bene, quindi 1, 2 e continuo fino a terminare il giro. Dal giro successivo in poi lavoreremo un punto basso in ciascun punto per un tot di giri. Ovviamente non avremo più 110 punti ma 100. Dopo aver fatto l'ultimo giro di diminuzione, per cui da 110 punti siamo passati a 100 punti, ho fatto 9 giri a punto basso normale. Misurando tutta la lavorazione all'uncinetto siamo a 7 cm, compreso il giro a punto basso che ha bloccato gli anelli di ciascuna treccia. Vediamo un po' anche le dimensioni della borsa, siamo a 36 circa e abbiamo un'altezza da 24 cm. Già l'avevo misurata prima perché adesso stoppo qui la lavorazione del corpo della borsa e inizierei ad inserire gli accessori. Parto dalla chiusura, questa fessura molto particolare, quindi questa zona a girello va ovviamente sulla zona frontale. La vado a posizionare esattamente al centro. Un aggancio dall'altro dista 21 cm. Intanto inizio a fare il primo giro a punto bassissimo in costa dietro. Quindi entro nella costina dietro, giustamente nel primissimo punto inserisco il marker perché farò un secondo giro sempre a punto bassissimo in costa dietro. Infatti direi proprio di continuare in questo modo, ci rivediamo nuovamente a secondo giro finito. Così vediamo un po' come chiudere insieme in maniera invisibile. Ultimo punto bassissimo del secondo giro. Stacco il cordoncino, prendo un ago, lo vado a sostituire con l'asola. Mi inserisco prendendo entrambe le asole del secondo punto. Entro al centro e non abbiamo alcun scalino. Possiamo nascondere il tutto tra le maglie e la borsa è così completa. Poi ovviamente ve la faccio vedere meglio perché così non rende assolutamente. Ovviamente la borsa andrebbe foderata per andare a nascondere tutto questo che c'è all'interno, che è antiestetico. Io adesso non posso farlo per questioni di tempo, però fatemi sapere se siete interessati a vedere questo passaggio, che faccio qualche mini tutorial, come faccio ultimamente da quando è entrato l'anno nuovo, così faccio un qualcosa di dedicato, proprio come ho fatto con la borsa Taisha, che a distanza di settimane vi ho mostrato come applicare la zip a quel modello di borsa. Dunque lascio un po' di cordoncino per la cucitura, vado a fare un cappio e avvio 26 catenelle. 1 2 3 4 5 25 26. A partire dalla seconda nella maglia dietro sostituisco il primo mezzo punto con i 2 punti bassi e in ciascuna maglia dietro della catenella sottostante lavoro un mezzo punto per un totale di 25 mezzi punti. 3, 25esimo ed ultimo mezzo punto. Ora facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro, sostituisco sempre il primo mezzo punto con i 2 punti bassi, continuo lavorando un mezzo punto in ciascun punto, poi alla fine della riga faremo qualche modifica, per cui siamo a 1, 2, 3, 4 punti, 5, 18esimo mezzo punto, quindi ho lavorato in totale 18 punti, tralasciando gli ultimi 7. Ora faccio 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, vado a saltare 5 punti al di sotto, prendo il filo e faccio un mezzo punto nel penultimo punto. E l'ultimo mezzo punto nell'ultimo punto. Catenella e adesso facciamo una piccola prova. Ok, direi che va più che bene.
sostituisco il primo mezzo punto con i 2 punti bassi e poi chiaramente vado a lavorare un mezzo punto in ciascun punto, anche sulle 5 catenelle al di sotto. Ho terminato la lavorazione, faccio una catenella, stacco un po' di cordoncino, anche se comunque l'avevamo lasciato all'inizio, può sempre servire. Ora vediamo un attimino, prendo la mia chiusura e la vado a fissare fin da subito insieme a voi. Qui ho il foro per avvitare la vite. Ora, volendo, potreste farla anche più larga. Io non ci ho provato perché così ad occhio non mi piacerebbe, quindi è un mio gusto personale, ma voi comunque potete provare. Preferisco fare così, dare tutta l'attenzione soltanto alla chiusura. Come notate è super semplice, c'è un po' di profondità, quindi possiamo inserire la lavorazione proprio tutta all'interno. Vado a liberarmi anche l'altro foro, mi aiuto anche col giravite stesso. Volendo si può usare anche della colla adatta per questo tipo di lavori, ma secondo me non è necessario perché io adesso blocco tutto soltanto con le viti. Vediamo, casomai vi faccio sapere se applico della colla. Questa lavorazione me la spingo dentro perché non la voglio tutta l'attenzione sulla chiusura, mentre questa la piego su se stessa perché poco fa ci sono riuscita. Perfetto, quindi facciamo la prova, vediamo se riesco a fissarla. Qui, come notate, ho il foro. Allora avvitiamo la prima vite. Nel frattempo faccio anche pressione. Ci sono riuscita. Perfetto, perfetto, perfetto. Sono molto molto contenta di questo. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Avvito, 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 avvito. Bene, bene, stringo, stringo e voilà! Ce l'ho fatta. Allora, ovviamente qui rimane un po' aperto, si vede un po' la lavorazione all'uncinetto, ma per forza di cose, cioè non saprei come fare. Se avete suggerimenti, consigli, li accetto pure. A questo punto possiamo prendere la borsa, vi faccio vedere, ho inserito il tutto e voilà, bellissima. Io credo di aver fatto un'ottima scelta a lasciare l'attenzione solo sulla chiusura senza la lavorazione all'uncinetto. Mi piace troppo troppo troppo. Per chi non lo sapesse, questa chiusura all'epoca l'avevo scelta proprio io perché mi piaceva tantissimo. Ovviamente andrei a cucire il tutto proprio qui. L'ago mi sparisce sempre, ovviamente già lo sappiamo, ci siamo abituati. Dove cavolo è? L'ho usato poco fa, dov'è? Dov'è? Dove sei? Dove sei? E vado a cucire il punto che coincide con il punto da cucire e faccio una doppia passata per rinforzare bene la cucitura. Quindi cucirò il cinturino esattamente su questa zona. Posso anche bloccare con 2 nodi i 2 cordoncini, così, tanto poi vedrete che appena tiro un po' i cordoncini tutto si nasconde, per cui me li vado a nascondere proprio qui dentro. 1 e 2, benissimo, tiriamo per bene e voilà, fantastico. Taglio, bruciacchio per sigillare, la chiudiamo anche insieme. Vi ho mostrato tutti i passaggi, che dire, è spettacolare. Non mi rimane che agganciare i 2 manici, vi dico pure quanto misurano, siamo a 51 cm, infatti 50 ve l'avevo detto. Un manico con un manico, agganci davanti e agganci dietro.
fantastico. Bene, visto che adesso la borsa è così pronta, ci possiamo occupare degli accessori per arricchirla ulteriormente. Infatti ho realizzato questo bellissimo accessorio. Per farlo sono stati necessari questi accessori che sono dei finali, contengono una catenina, poi c'è anche un anello più grande che ci permetterà di farlo passare attraverso il moschettone a ventaglio. Adesso vediamo subito come realizzarlo insieme, è molto grazioso. Per ogni finale ci occorreranno ben 2 nappine. Per le nappine ho utilizzato un cartoncino da 6 cm. Basta avvolgere 40-45 volte il filato sul cartoncino da 6 cm ed il gioco è fatto. Anziché utilizzare un ago ho utilizzato un uncinetto più piccolo, 2,5, per facilitare e velocizzare anche il lavoro stesso. Ho fatto passare il filato in doppio in un'estremità, ho fatto 2 nodini e poi ho bloccato il filato lasciato un po' più lungo con uno dei 2 fili, appunto per bloccarlo definitivamente. Questo filo più lungo mi servirà poi per avvolgere la nappina stessa. Anche in questo caso basta avvolgere 10 volte, poi ci si aiuta anche in questo caso con l'uncinetto, si fa un nodino, poi si riporta il filato di eccesso all'interno della nappina, si taglia l'eccesso ed il gioco è fatto. A questo punto ne prendo 2, bisogna realizzarne 4. Vado a tagliare un po' di eccesso, prendo della colla. Questa la trovate su Amazon, vi lascio il link sotto a questo video, è davvero micidiale, incolla là qualsiasi e per questo tipo di lavori è perfetta, anche per foderare eventualmente le borse o per fissare le chiusure stesse, insomma gli accessori metallici per borse. Questa è sempre la colla che utilizzo. A questo punto, dopo aver messo la colla, inserisco le nappine così, ruoto il finale su se stesso e nel frattempo spingo, vedrete che le vostre nappine si inseriranno perfettamente. Come notate il finale ha anche un foro perché è possibile inserire anche questa vite, probabilmente vi arriverà ma non è necessaria. Io infatti non la utilizzerò soltanto la colla perché una volta che si asciuga, come vi dicevo prima, è davvero micidiale, non si stacca più nulla. Spingo, se vogliamo ci possiamo aiutare anche con l'uncinetto stesso, basta lasciare in posa per qualche minuto ed il gioco è fatto. Entra in gioco il moschettone a ventaglio tondo, inseriamo il primo, inseriamo il secondo. Volendo, se volete slanciare un po' l'accessorio stesso, potete o togliere, credo che lo farò, qualche catenina come in questo caso, così, e slanciate un po' il tutto, lasciate l'accessorio per come l'avevo messo inizialmente e l'altra nappina la fate un po' più lunga, quindi anziché 6 cm andate a ritagliare un cartoncino da 12 cm, il doppio, così date uno slancio al tutto. Bene, a questo punto possiamo prendere la nostra borsa, anzi direi maxi bag, la prima maxi bag di questo 2024 spettacolare. Possiamo aggiungere il nostro accessorio particolare, per cui basta aprire un attimino qui la letta, inseriamo il tutto e voilà! Io spero vi piaccia, come sempre vi aspetto giù nei commenti perché sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Ma andiamo alle dimensioni della nostra maxi bag. Intanto la misuro proprio qui al centro, nei giri insomma dove non avevo fatto le diminuzioni. Misura circa 44 cm, quindi immaginate quanto è grande. Diminuzioni 38 cm, mentre bordo superiore 33 cm. Abbiamo anche un'altezza da 25 cm e una bella profondità. Vi ricordo che ho utilizzato un fondo rettangolare 32x10, per cui abbiamo una bella profondità da 11 cm, 11 per, con la lavorazione ovviamente all'uncinetto, 33 cm, un centimetro in più per lato, ma ormai lo sappiamo. Che dire, spettacolare, la chiusura poi è fantastica, mi piace molto, mi piace proprio anche il fatto di aver lasciato l'attenzione proprio sulla chiusura stessa senza andarla a coprire con la lavorazione all'uncinetto. Io vi consiglio di farlo, avete visto, non ho utilizzato colla, anche se avessi potuto
minuto, ma non è assolutamente indispensabile perché è ben saldata. Come al solito imbottisco le borse per farvi vedere l'effettiva capienza. È molto pratica, comoda, bellissima, molto bella. Anche soddisfatta di questo progetto, che devo aggiungere di più. Se avete qualcosa da aggiungere voi, chiaramente fatelo pure, vi ascolto, sono molto curiosa. Amiche ed amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che la maxi borsa Dacia vi sia piaciuta, spero di vederla replicata in altre colorazioni, perché no, ed eventualmente con delle personalizzazioni, con delle modifiche. Come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate. Vi ricordo che se volete realizzare lo stesso modello trovate i link che vi riportano al materiale, al kit, sotto a questo video. Anche lì vi lascio il codice sconto da inserire al checkout che vi dà diritto ad uno sconto del -30 fino a questa domenica. Come sempre vi ringrazio, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti e di seguirmi anche sui miei social. Grazie ancora, un bacino a tutti!